Ciao amici, dopo tanti anni di servizio il forno ha un problema che quando la resistenza scalda il salvavita scatta, per cui probabilmente ci sarà una delle due resistenze che non va in cortocircuito col calore, per cui provvederemo alla sostituzione. Ho già individuato e la resistenza, quella della parte inferiore, però visto che probabilmente poi succederà che si brucerà anche quella superiore, provvederò alla sostituzione di entrambe le resistenze. Abbiamo smontato la cucina e a questo punto ne approfitterò per cambiare anche il tubo del gas, perché è scaduto, e adesso provvedo a eliminare il pannello posteriore per accedere alle resistenze. Poi naturalmente dovrò anche sfilarle da davanti probabilmente. Comunque è un lavoro abbastanza semplice. Come ripeto, come ho detto nella presentazione, dovrebbe essere la resistenza inferiore, però visto che smonto faccio che sostituirle entrambi nuove, in modo da evitare che a breve si bruci pure l'altra. Allora, come vedete le resistenze sono due, una qui sulla parte superiore e l'altra sotto nella parte inferiore. Okay? Adesso le smonteremo, sviteremo, toglieremo i cablaggi, ci segneremo come sono collegate e sviteremo queste viti, staccheremo i faston e poi gireremo il forno e le sfileremo da davanti. Come vedete è un'operazione abbastanza elementare. A questo punto provvediamo a togliere il pannello e eliminare la resistenza. Questa è quella inferiore. Ecco qua, ora qui abbiamo il ricambio. È leggermente diverso rispetto all'altro perché gli hanno aggiunto un punto d'appoggio per evitare che la resistenza vada a toccare la cassa. La inseriamo
Ora posizioneremo anche quella della parte superiore. Ok, adesso giriamo e la fisseremo con le apposite viti. Come vedete ho dovuto sostituire le viti perché la base della resistenza non era filettata. Ho messo delle semplici autofilettanti in modo che tirino correttamente. Così, ed ora abbiamo terminato, non ci resta che provare a vedere se tutto funziona. Prima di chiudere provvediamo anche alla sostituzione del tubo del gas che avevamo precedentemente eliminato anche perché era scaduto. Come vedete il tubo ha scadenza 2023. Lascio girato in questo senso così si potrà vedere la data di scadenza. Comunque vi invito, se non siete sicuri di quello che fate, chiamate un tecnico specializzato. Niente, a questo punto giriamo prima di chiudere il retro del forno. Proviamo a vedere se funziona oppure no. Allora, come vedete ho chiuso il pannello e volevo solo farvi notare una cosa. Qui ci sono due finestrelle, una e due, che servono appunto per svitare. Io adesso ho tolto il pannello completamente in quanto volevo controllare dentro com'era e tutto quanto, però ci sono queste due finestrelle che si possono aprire e sostituire le resistenze di lì. Amici,
amici, anche per il video di oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito, spero vi sia stato utile, ricordate di lasciare un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate le notifiche. Vi ringrazio e vi aspetto per il prossimo video, ciao a tutti!